Questo bambino mi ha rotto le palle. Pure la mamma grezza. Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Questa è la lezione di cui non sapevate di avere bisogno, ma che vi aiuterà a chiarire una volta per tutte il significato e l'uso di tutte quelle piccole espressioni temporali in italiano. Mi riferisco a 3 anni, per 3 anni, da 3 anni, di 3 anni, tra, fra 3 anni, in 3 anni, 3 anni fa, entro 3 anni, fino a 3 anni, da 3 a 5 anni, con 3 anni. Per i principianti spero che sarà un riassunto chiaro, conciso e utile per capire una volta per tutte queste espressioni. Per gli avanzati invece spero che sarà un modo breve, efficace e riassuntivo di ripetere ogni volta che vorrete queste espressioni un po' problematiche. Pronti? Cominciamo subito con la spiegazione e poi alla fine ci sarà un esercizio per voi per ripassare tutto quello di cui abbiamo parlato nel corso di questo video. Devo fare però una piccola precisazione. Io ho scelto come riferimento temporale 3 anni per tutte le espressioni. Ovviamente è una scelta casuale. Voi potrete andare a modificare questo dato con qualsiasi altro che più vi serve in quel determinato momento, in quel determinato contesto. La prima espressione è a 3 anni. In italiano utilizziamo questa formula quando vogliamo parlare dell'età che avevamo noi o qualsiasi altra persona quando un determinato avvenimento è successo. Insomma, è un po' come dire quando avevo 3 anni, quando lei aveva 3 anni, eccetera. Per esempio, a 3 anni ho cominciato a frequentare la scuola materna. Lucia, a soli 3 anni, sapeva già parlare inglese, italiano e francese. I figli di Antonio hanno imparato a sciare a 3 anni. Per 3 anni. Questa espressione, invece, si usa in italiano per indicare un'azione che avviene in un arco temporale ben definito, e cioè con un inizio e una fine chiari, nel passato o nel futuro, ma che non avviene nel momento in cui si parla. Insomma, un'azione che si è svolta durante un periodo di tempo ed è finita, oppure un'azione che avrà luogo durante un arco di tempo ma che ancora non è cominciata. Per esempio, Lorenzo ha vissuto a Madrid per 3 anni prima di tornare a Pisa. Sono stati insieme per 3 anni ma poi si sono lasciati. Dopo la nascita di sua figlia, Stefania smetterà di lavorare per 3 anni. Dopo questo intervento, non potrai giocare a livello agonistico per 3 anni. E adesso vediamo invece da 3 anni. Questa espressione viene molto spesso scambiata con la precedente, ma le due hanno 2 significati molto diversi. Questa indica che l'azione è cominciata nel passato, in questo caso 3 anni fa, ma che continua ancora nel momento in cui si parla, presente o passato. Vediamo qualche esempio per chiarire meglio. Laura vive a Parigi da 3 anni e non si è trasferita, infatti adesso vive ancora lì. Come vedete, in italiano, se l'azione continua nel presente, si utilizza un tempo al presente, vive. Quando lui mi ha chiesto di Giuseppe, gli ho detto che ormai era un imprenditore da 3 anni e che non aveva intenzione di cambiare il suo lavoro. Cioè, Giuseppe era ancora un imprenditore nel momento in cui io l'ho detto a questa persona, anche se è un avvenimento passato. Studio italiano da 3 anni.
Gli ho detto che studiavo italiano da 3 anni e mi ha chiesto come andasse. Come vedete, funziona al presente e al passato. Di 3 anni. Utilizziamo la preposizione di più un'indicazione temporale semplicemente per descrivere l'età di qualcuno o eventualmente di qualcosa. Facile, no? Per esempio, al supermercato ho incontrato un bambino di 3 anni che aveva perso sua madre e io l'ho aiutato a ritrovarla. Ho preferito scambiare la mia moto vecchia di 3 anni con quella di mia sorella di soli 4 mesi. Ho fatto un affare. Tra oppure fra 3 anni. Anche questa è una di quelle espressioni che crea più confusione tra chi impara l'italiano. Per chiarire una volta per tutte il suo significato, posso dirvi che questa espressione, sia con tra, sia con fra, è indifferente, serve a dichiarare che un'azione avverrà in un tempo preciso nel futuro, e cioè a distanza di un certo periodo di tempo, in questo caso a distanza di 3 anni, dal presente. Per esempio, Matteo mi ha detto che si sposerà fra 3 anni, quindi 3 anni a partire da ora ci sarà il suo matrimonio. Tra 3 anni cambierò la mia auto. Dovete fare attenzione però quando parlate al passato utilizzando questa espressione. Infatti, se le altre non cambiano quando parlate al passato, questa lo fa. Quindi per esprimere il futuro nel passato non potrete utilizzare tra o fra, ma in quel caso andrete a utilizzare dopo, sia prima sia dopo l'indicazione temporale. Vi spiego subito, non vi preoccupate, trasformiamo gli stessi esempi di prima dal presente al passato. Matteo mi aveva detto che si sarebbe sposato dopo 3 anni o 3 anni dopo. Avrei cambiato la mia auto dopo 3 anni o 3 anni dopo. Adesso vediamo invece in 3 anni e no. Questa non si usa per indicare un'azione che avverrà nel futuro, no. Quella è quella che abbiamo appena visto. Questa espressione si usa invece per indicare il tempo complessivo necessario per lo svolgimento di un'azione, nel passato o nel futuro. Insomma, è come dire ci sono voluti 3 anni o ci vorranno 3 anni per fare quella determinata cosa. Per esempio, ho raggiunto il livello B2 di italiano in 3 anni. Hanno garantito che costruiranno il nuovo centro commerciale in 3 anni. È tutto chiaro fin qui? Bene, proseguiamo. 3 anni fa. Questa espressione la utilizziamo semplicemente per indicare il momento preciso nel passato in cui si è svolta un'azione. Per esempio, 3 anni fa abbiamo cominciato a lavorare qui. Il suocero di Elena è morto 3 anni fa. 3 anni fa andava ancora a scuola e oggi si è sposata. Incredibile! Anche questa cambia quando parliamo al passato, in quanto il fa si trasforma in prima. Per esempio, trasformando le frasi di prima al passato, avremo 3 anni prima avevamo cominciato a lavorare lì. Il suocero di Elena era morto 3 anni prima. 3 anni prima andava ancora a scuola e quel giorno si era sposata. Incredibile. Entro 3 anni. Questa espressione indica che il tempo espresso, in questo caso 3 anni, è il limite di tempo massimo in cui un'azione può essere svolta nel futuro. Sarebbe preferibile però svolgerla prima di quella scadenza e sicuramente non dopo. È per questo che questa espressione si trova molto spesso sul retro delle confezioni di cibi, per indicare la data fino a quando è possibile consumare quel cibo prima che vada a male. Per esempio,
Dobbiamo cambiare casa entro 3 anni perché il nostro contratto scade. Questi fagioli in scatola hanno una scadenza molto lunga. Bisogna consumarli entro 3 anni. Fino a 3 anni. Questa espressione indica il limite massimo di età o di tempo necessari per svolgere o non svolgere un'azione, includendo anche tutte le età o tutto il periodo compresi fino a quel limite. Mi spiego subito con degli esempi. I bambini fino a 3 anni non possono salire su questa giostra. Questa frase significa che i bambini che hanno da 0 a 3 anni, quindi tutte le età comprese tra 0 e 3 anni, non possono fare quella cosa. Quindi dai 4 anni in su potranno andare sulla giostra. Per una rapina si possono ricevere fino a 3 anni di carcere. Significa che si possono ricevere al massimo 3 anni, ma eventualmente anche un qualsiasi altro periodo di tempo compreso tra niente e 3 anni, da 3 a 5 anni. In questo caso non ricorriamo a uno ma a 2 numeri e di conseguenza a 2 preposizioni. I 2 numeri indicano i limiti di tempo o di età minimi e massimi all'interno dei quali si può svolgere una determinata azione. Per esempio, i bambini da 3 a 5 anni in Italia frequentano la scuola materna. Gli attori delle serie TV firmano contratti da 3 a 5 anni così che non cambino idea. Con 3 anni. Infine, quest'ultima espressione è forse tra tutte la meno utilizzata in italiano, perché ha un significato piuttosto specifico. Si usa infatti per indicare una caratteristica che possiede una persona o un oggetto relativa al tempo, cioè un valore aggiunto che va a definirli meglio. Per esempio, ho comprato una nuova auto con 3 anni di garanzia. Paolo è un medico con 3 anni di servizio. Bene, e adesso, prima di salutarvi, come promesso, ho per voi un bel esercizio. Vi lascio in seguito delle frasi con degli spazi vuoti nei quali voi dovrete andare a inserire una delle espressioni che abbiamo visto in questo video, quale secondo voi è la più opportuna lì. Io vi darò solo l'indicazione del tempo e come sempre le soluzioni saranno alla fine del video. Pronti? Tra poco scoprirete se avete fatto bene oppure no. Se avete sbagliato più della metà delle frasi, io vi consiglio di riguardare ancora una volta questo video o dare un'occhiata all'articolo che trovate sul sito www.lernamo.com, dove tra l'altro ci sono anche tutte le altre lezioni di grammatica e le altre informazioni utili sulla cultura italiana. Se invece le preposizioni sono ancora un incubo per voi, vi consiglio di dare un'occhiata alle 3 video lezioni dedicate proprio a questo argomento un po' spinoso. Il video delle preposizioni semplici, il video delle preposizioni articolate e il video del test sulle preposizioni. E i link per guardare queste video lezioni, come sempre, sono nella descrizione, non perdeteveli. E con questa è proprio tutto. Io vi ricordo di seguire Lernamo anche su Facebook, su Instagram, su Twitter e su TikTok e ci rivedremo prestissimo con un nuovo video qui su YouTube. Ciao ciao!